Okay, tell us something about your present and future products. Right. Well, graphics card, first of all. Yeah, firstly, I better get the graphics card out of the way. Right, as you, I think you've probably all heard, I've been working on a new graphics facility for the QL. Basically what I wanted to do was something that was simple, something that would give a large improvement to the QL, and something that would work with a lot of the software that is currently around. Allora, quello che hanno voluto fare è un prodotto semplice che portasse dei miglioramenti a quelle che funzionasse con la maggior parte del software attualmente in circolazione. Now the thing is that the real challenge in all of that is making something which is compatible with the current software. Il punto di domanda, cioè la sfida effettiva, la vera sfida è stata quella di renderla compatibile con il software attualmente in commercio. Well, fortunately, a few years ago, Tony Tebby came up with the pointer environment, which is something which allows you to put any resolution on the QL system. Qualche anno fa Tony Tebby ha scritto il pointer environment che intrinsecamente consente di avere sul QL una qualsiasi risoluzione. Now, the disadvantage of this is that it only works with programs that have been written to run under the pointer environment. E per questa ragione la scheda grafica funziona solo con i programmi che funzionano con il pointer environment. Older programs do not even work in the upper left corner. Well, yes, they do, but I mean that's not really taking advantage. So, okay. Yeah. I programmi vecchi funzionano, ma solamente nella parte superiore sinistra dello schermo, come già adesso si può osservare facendo girare un vecchio qui sulla Twitch. Però naturalmente questi programmi non hanno grossi vantaggi dal fatto di girare sulla scheda grafica. Yeah, so I thought of various ways of doing the graphics in enhancement, and I came up with the following system. It would firstly increase the resolution by a factor of 2 in each direction. This made the driver quite simple and kept the compatibility there. La risoluzione viene raddoppiata in entrambe le direzioni con due nuovi modi grafici, 512x512 in mode 8 e 1024x512 in mode 4. Same colors, gli stessi colori. Right, secondly, I wanted something that would not make the QL any bigger. So that really meant something that would fit inside. E voleva anche qualcosa che non rendesse il QL più grande di quanto già non è, e quindi qualcosa che potesse risiedere all'interno del contenitore originario. And I also wanted to make something that was going to work out to be a fairly low cost in low volumes. E anche qualcosa che potesse essere possibile costruire a basso costo in piccole quantità. So, this is the prototype of the actual masterpiece, as I've decided to call it. Questo è il prototipo finale della masterpiece, che significa capolavoro, che è il nome che ho deciso di dare a questa scheda grafica. Right, this is a wire-wrapped version on a large piece of board, which will in fact be cut down to the size that you can see the components take up, so it will be much smaller. Naturalmente le dimensioni finali della scheda grafica, anche della scheda madre su cui sono montati i chip, saranno quelle dei chip, che verrà ritagliato il circuito stampato, così le dimensioni saranno quelle dei chip. Okay, I'll tell you how it fits into the QL. Ci fa vedere ora come si installa all'interno del QL. It will work only with the super golden or also with right, well there are a couple of things about this. Firstly, ho chiesto se funzionerà solamente con la super gold card. Yeah, it will work without the super gold card, but firstly I will show you
what in the QL, as the QL comes, there is a graphics chip in there, and it's the 8301 in this socket here. Il QL monta un chip grafico ed è l'ULA 8301. Noi la togliamo, you take it off. That's right, so you take out the 8301 and you replace it with the masterpiece. Togliamo l'ULA Goes in something like that. E infiliamo la scheda grafica. And the production version will fit right inside, so that then you'll be able to put the lid back on. E la versione finale in produzione non porrà problemi di chiusura del case, eccetera. Right. You can make it work with the gold card, or do you need a super card? Yeah, no, the masterpiece will work in the old resolutions, i.e. mode 4 at 512 by 256 and mode 8 at 256 by 256. And it will also work in a new resolution, which is 1024 by 512 in mode 4 and 512 by 512 in mode 8. But you need the super gold card. But yeah, now in order to get the high resolution mode, you will need a super gold card. Correct, right? If I have a gold card, can I use the masterpiece? Yes, if you have a gold card, you will still be able to plug in a masterpiece, but you will only get the lower resolutions. Ok, praticamente si può usare anche con la gold card, ma non si hanno le alte risoluzioni, solamente quelle basse. Right, now, there is actually an advantage in putting a masterpiece into a system fitted with a gold card. You can put a VGA memory monitor. Yes, and that is that another thing I should tell you about the masterpiece is that it would drive either the old type RGB monitor or new SVGA monitors. Either of the two, not at the same time. Not at the same time. There will be a switch actually on the card which will allow you to choose which one. On the card. Allora, on the card, yes. Sulla scheda ci sarà un interruttore che consentirà di selezionare l'uscita video RGB oppure VGA per collegare appunto uno degli vecchi normali monitor che daranno risultati abbastanza scadenti come qualità alle alte risoluzioni per via della frequenza del ritracciamento eccetera, oppure monitor VGA standard per PC. Oh yes, and it would be able to drive the new resolution, the high resolutions on the old monitors, as well as driving the old resolutions on the SVGA monitor. Ciascuno dei due monitor potrà visualizzare tutte le risoluzioni. Right, I should at this stage make sure that everyone realizes that if they try the high resolution on the old monitor, the picture will not be very clear. Allora l'immagine farà un po' schifo se usata in alta risoluzione, se utilizzata sui vecchi monitor RGB. Right, so that means you do have a certain amount of flexibility there, and it does mean that if you're using Where do you connect the monitor? All right, yes, I'll. Gli ho chiesto dove si collega il monitor, perché c'è il monitor. Quanti colori? Gli stessi. Perché mi serve con la gold card normale. Con la gold card normale in pratica sostituisci l'ULA e puoi collegare un monitor VGA, appunto, però non puoi avere risoluzioni alte. Yeah, so we'll drive the 24-512 non ce l'ha sulla gold card. 512x512? No, nemmeno. Devi aumentare la velocità sulla nuova. What about the speed? Is there any speed? Well, just tell me this minute. Okay. Yeah, it will drive out through the 8-pin DIN in the normal way, and if you want to connect a VGA monitor, then you will use the adapter, which will look something like this, except I don't have a cover on the end. And the adapter for VGA monitors will be included in the package. Assieme alla scheda grafica verrà dato un piccolo adattatore che si inserisce nel connettore video standard del QL e al quale sarà possibile collegare un monitor con cavo VGA per PC. Dopo bisognerà selezionare l'interruttore sulla scheda per commutare l'uscita sul segnale analogico VGA. Sì. Davide has asked if there is any speed improvement with using the graphics card with the gold card. Yeah, you should notice a small improvement in the scrolling speed
I don't know what it'll be yet, but I imagine in the region of about 50% increase. Dovrebbe esserci un 50% di velocità, soprattutto nelle operazioni di scroll eccetera, a tutti i livelli, with every combination of interface, QL and so on. Resolution. Yeah, well, that's only in the lower resolutions. In the higher resolutions, obviously a complete screen scroll will take a little bit longer, but Longer, yeah. Yeah, I think the speed will be quite reasonable. Yeah. Okay. Si aspetta che la velocità sarà comunque ragionevole. Right. Another thing is, I mentioned that to use the higher resolutions, you will need a Super Gold card. You will also need to put a new ROM in the Super Gold card as well. Again, the ROM will be supplied as part of the package. Assieme alla scheda grafica verrà data anche una ROM che deve essere sostituita a quella che ora è montata nella Super Gold Card. E questo vale anche per la Gold Card normale? Ci sarà una ROM apposta? Not for the Gold Card. You have not to change ROM for the Gold Card. That's right. I mean, simply because you can't get the higher resolutions anyway. That's right. The ROM actually contains the screen driver software. La ROM contiene in effetti semplicemente lo screen driver per le alte risoluzioni. Quindi serve solo se per la Super Gold. Sì. È solo per la Super Gold Card perché questo software è mappato in 128K di RAM che sono disponibili solo sulla Gold Card. Sono dopo il quarto megabyte. Sulla Gold Card non ci sono questi spazi. Okay, and the price including tax and everything else, it will be 50 pounds. 50 sterline per tutto. Quel prototipo è già funzionante? Is it a working prototype? Yeah, unfortunately, this prototype does not work. And the reason, one of the reasons why it does not work is because... My programmer doesn't work. Exactly. It's all Tony Fershman's fault. The programmer did not want to program the chips properly, so we're stuck at the moment. But that's a minor problem. Ok, è un problema di programmazione dei chip. When do you think you start production? Well, as soon as I've got this working, then I can do the PCB, and then production it really should only be a few weeks away now. Dovrebbero mancare poche settimane, lo software is ready. Software was done months ago, yes. Poche settimane e il software è stato fatto già da mesi ormai. Ok, what else? The new QXL. The new QXL, what's that then, Eros? The 060 QXL or PCI QXL. Right, yes, we've got some ideas for the future. None of these are definite at the moment. Okay. Gli ho chiesto che progetti ha per il futuro, quindi mi ha detto sì, abbiamo qualche idea, nessuna di queste che vi esporrò è definitiva, non è impegnativa. Gli ho chiesto in particolare due provocazioni, cioè la QXL basata sul 68060 e la QXL con bus PCI. Okay, what I'll do is I'll just give you a few of the ideas. Adesso ce ne dice solo alcune di queste idee. Right, one of them is a thing which will accelerate the QXL. It will be a small module that will contain a 68060 processor and will replace the 68040 in the QXL. La prima idea è la sostituzione del 68040 attualmente montato nella QXL con un piccolo modulino che monterà un 68060, questo per accelerare la scheda. Yeah, so that one will apply to anybody who's got a QXL. It won't require any other modifications to the QXL. E questa aggiunta potrà essere fatta a tutte le QXL finora vendute. Except that it will require new software which will be supplied with it anyway. Ci sarà la necessità di usare un nuovo software che comunque verrà nel contempo preparato e distribuito a tutti con l'acquisto del modulino aggiuntivo. Okay, another idea was a replacement of the QXL which would plug into a PCI bus and have a 68060 on it. Un'altra idea è una QXL completamente nuova che avrà fin dall'inizio il 68060 e il bus di connessione con il PC non sarà più l'ISA né il local bus ma il PCI che garantisce velocità di 4 volte rispetto all'ISA normale. Well, this would have some advantages. Firstly,
it would be able to access PCI peripherals like the screen and network and hard disk and so on directly, which would make it very fast. Questa connessione su bus PCI darà molti vantaggi, ad esempio la possibilità di accedere direttamente agli hard disk, allo schermo eccetera, in questo modo con delle velocità molto superiori rispetto a quella attuale. Yeah, and it could also mean that we could actually, using a passive backplane PCI, we could actually make a replacement QL from it, using standard PCI boards and this 6060 board. E stanno anche pensando di usare un backplane passivo basato sul PCI al quale si potrebbe collegare questa QXL e questo costituirebbe una sorta di nuovo QL. Can you explain better? Because what does it mean to convert the PC? No, it just means you get the PCI I/O boards, you know, like the disk interface and the graphics card, and you get the PCI card that I do with the 6060 on it. Put them all together using a backplane without no motherboard, just a backplane with the connectors off, connecting them together, and you've got a replacement QL. Oh, can you see that? In pratica sta pensando a un bus di espansione PCI passivo nel quale si collega questa QXL, poi la scheda grafica del PC e altre schede del PC e in pratica si ottiene in questo modo un QL. And you get a new QL. That's right. Now the reasons why we probably won't do this are però non lo faranno molto probabilmente perché firstly because I would expect to sell most PCI cards into to people who have a PC with PCI, which isn't so many people as have ISA, thus PCs. So it gets a bit complicated this, but few people have PCI based. that's right. PC. Yeah, which means the potential market is very small, which means there probably wouldn't Now, be but enough. in the future I think. Maybe. Okay, well, yeah. But you're going to make it. You are going to make the PCI QXL, but No, I say all these are just ideas, right? If I can emphasise this point. At the moment, I haven't decided which one to do. So it is very important that everyone realises that I haven't decided on any of these yet. non ha ancora deciso su nessuno di questi. Dice che è ancora incerto su se produrla o meno per via del fatto che la base di utenza PC che dispone di PC con bus PCI è molto bassa. Quindi per fare una cosa del genere. Adesso sì, adesso ti conferma nel futuro magari. Entro l'anno pare che l'autobasso sia solamente destinato al mercato dei Però ad esempio se nel prossimo anno vuol dire andare su devi prendere un Pentium, cioè vuol dire spendere qualcosina in più rispetto ad adesso te la cavi con un 386 vabbè, ma adesso una scheda 386 la prendi con 200.000 lire, chiaro, sì, però il PC La domanda è quando col Power PC? What about the Power PC? The PCI bus exists also on the... The Power PC is a little old rubbish, so I think we can dispense with that. Pensa che sia un mucchio di schifezze, quindi non ne faranno niente. Gli ho chiesto se hanno intenzione di fare la scheda QXL con bus PCI per poterla montare in un Power PC, un Power Macintosh. Yeah, I'm not absolutely convinced that the Power PC is going to catch on. It might not, but I don't know. There are other things around. Non sa ancora se il Power PC avrà un futuro roseo o meno al momento. Potrebbe non averlo. Okay, I've got. We'll go on to the next one now. It's another possibility is a PCM CIA card with a processor and RAM in it. That would obviously give you a portable, a good portable QL. Great. Yeah. PCMTI 3. Which processor? Well, it would probably be either the 68020 or the 68060, depending on the power available. 68060. There is a possibility of getting a 68060. In a PCMTI? It might not. It's something I haven't looked at in detail yet. But allora, un'altra idea che gli frulla per la testa è quella di costruire una scheda QL PCM-CA
praticamente quelle schedine piccole così, grandi come una calcolatrice, standard 3, tipo 3, che possono essere installate praticamente in tutti i portatili che vengono costruiti attualmente. Il processore che pensa di mettere dentro dovrebbe essere di sicuro come minimo 6820, ad esempio quello montato adesso sulla Supercorca, che è abbastanza piccolino, e forse anche, o in alternativa, un 68060. Non ha ancora guardato bene quali sono le dimensioni, dipenderà dal livello di consumo di corrente, e un pochettino di RAM. In questo modo si potrebbe avere un QL portatile senza dover inserire una QXL dentro ad uno slot portatile, perché sono pochi portatili che riescono a risolvere. It would be a great thing, I think. Maybe. There's an advantage in each of these three products. I'll just recap over them. The 060 upgrade for the 040 and the thing. Ci sono vantaggi in ciascuna di queste tre possibili idee. The PCI card with an 060 on it, and the PCM CIA card version of the QXL. La QXL su PCM-CA, la QXL con bus PCI e processore 68060 e la schedina di aggiornamento di accelerazione con il 68060 per gli attuali QXL. Right, now each one of these three, I reckon we can get through the new test, the EMC compliance test, which we have to get stuff through prior to the end of this year. And I don't think any of those three will be able to get through it. Ecco, ciascuno di questi tre prodotti potrà passare i test imposti dalle normative europee, che a partire dall'inizio del prossimo anno impediranno di vendere e produrre all'interno della comunità europea qualsiasi cosa che non sia conforme alle specifiche di omologazione. Questa omologazione costa circa 3 milioni e potete ben capire che produttori di piccole quantità di pezzi non hanno le risorse finanziarie sufficienti a superare questi test, perché appunto buona parte del loro guadagno spesso si esaurisce in questi 2 o 3 milioni, e probabilmente gran parte dei pezzi attualmente prodotti non sono tali da poter passare le specifiche. In particolare tutto ciò che è basato sull'attuale QL o sull'attuale Atari ST eccetera, o prodotti del genere non potrebbe passare questi test. So that means there should be no reason why we shouldn't be going on after this difficult period. So, but one thing we will not be doing is any new stuff for the QL itself. Ecco, non faranno più nulla per il QL in quanto tale, appunto per via di questa grana della necessaria applicazione. Adesso nel suo caso, che fa quello di lavoro e anche pubblica questa sua attività, non può esimersi da ottenere queste omologazioni, mentre in altri casi forse si potrà riuscire a scantonare sperando di non essere presi. Lui dice che in Inghilterra le multe e la prigione sono tali che sconsigliano di rischiare di fare qualsiasi cosa contro questa direttiva europea, per cui dalla fine di quest'anno cesserà di vendere e di produrre la Supercorca della scheda grafica. Per questo anche uno dei motivi per cui sarà bene approfittare delle possibilità dei vari meeting che ci saranno da qui fino alla fine dell'anno per procurarsi questi pezzi. La stessa QXL verrà fatta passare attraverso questi test, ma mi diceva probabilmente dovrò togliere le 2 pezzi di network per poter farla superare i test, fermo restando che sarà possibile saldarle a cura dell'utente successivamente, perché i buchini per l'installazione rimarrebbero. Right. Okay, you were talking about the network on the QXL. Yes. Take that out, yeah. That was point of me repeating that, isn't it? Right. You could have your products made and sold directly by Croatia or from the US. Yeah, well, Have you think about making your production in the US? well, Gli ho detto, e che ne direbbe se vendesse o costruisse e vendesse direttamente da un paese estero, perché questa è l'unica possibilità. La direttiva dice che non si può produrre e vendere in Europa, ma nemmeno importare e vendere. Quindi quelli che importano, sai, i tir taiwanesi dovranno farli omologare prima di vendere sul territorio europeo. Quello che non è vietato è la vendita diretta al consumatore se il venditore è extra CE. well, as far as I'm concerned, we don't need to sneak anything in. We can do everything legally, and we can do it well. And so we can carry on.
within the law, within both the spirit of the law and the ethical law, without any problem. We're quite capable of that, so we will do that. We will do the job properly. Ecco, preferisce non ricorrere a questi sistemi di aggiramento della legge, dice di avere le risorse e la capacità per poter rispettare, quindi si muoverà in questo senso. Gli ho anche chiesto ad esempio se i costi per l'omologazione della QXL verranno ribaltati e tradotti in un aumento di prezzo, ma mi ha detto di no, ha detto che su quelle cifre dovrebbe riuscire a mantenere invariato il prezzo. The price of the QXL should be the same after the certification process. Yes, there be no change, as far as I know. Okay. Quindi in pratica dal prossimo anno si potrà vendere solamente roba usata, ci sarà parecchia roba usata probabilmente, oppure piccole quantità. Adesso non ho chiesto a Tony perché mettono magari in difficoltà, penso che anche lui per le sue piccole quantità di produzione non abbia difficoltà a scartonare. Però certo che una cosa su larga scala non può essere fatta senza, insomma, non si può violarla apertamente. Vabbè, qua siamo in Italia, poi in Inghilterra sono un po' più. What about discussing the phase? You told me at the form that you want. Oh yes. Nothing. Yeah, the discussing interface, I think we're not really going to be able to get it done by the end of the year. And non riuscirebbe a farla per la fine dell'anno, quindi poi ci sarebbe il problema della direttiva CE da rispettare. In pratica non vale la pena stare lì a costruire pezzi accessori QL che passino questa omologazione, perché non le passerebbe il computer su cui dovrebbero funzionare, che è il QL. And also, I mean, what with the QBI, there really isn't much advantage in having the SCSI available as well. E ora che c'è la QBI non c'è poi molto vantaggio nell'impegnarsi su un progetto SCSI. Ok. Yeah. Okay. Well, I think that's it. Okay, thank you very much. Right. Okay, well, thanks for listening to that. Oh, another question about the QXL. Giorlando dov'è? Dov'è? Non c'è Giorlando? Giorlando, quella cosa della QXL? Sì, il sistema operativo si poteva fare partire da un altro hard disk e non da C. Yes, Sarà possibile. if you can start off the QXL, the SMS2 operating system, and making it access disk, a different disk drive, a different hard disk, not the C, but the D or the E, depending on what you decide to start up. Because you can have many hard disks. Yeah, I don't think you can do that. But of course, you can always make the boot program. So you can put a small boot program on the C drive and, you know, on Win1 and just get it to call Win. Non penso che sia possibile farlo direttamente, bisogna mettere un piccolo boot nel disco C e dica di andare a fare questo. Un hard disk esclusivamente So that he is able to make a hard disk all available to the QXL, for example, drive D, 34 months. Well, yes, I mean you can give drive D the whole of drive D to the QXL. But you can boot from it. You have to. You still have to boot from drive C. Yes, that's right. I don't think there's any way around that. Non penso che ci siano. Another question about the QXL is from me now. Could you please ask Tony if he is able to implement a shell option to MS-DOS, that is, to exit with a command to MS-DOS and then return. Okay, right, all right. Gli ho chiesto in pratica se era possibile implementare un comando nella QXL, nell'SMSQ, che consentisse di uscire a DOS, a MS-DOS, eseguire comandi e rientrare. Questo permetterebbe di fare tante cose, in pratica potrei uscire da DOS, fare un accesso a un CD-ROM o quello che voglio, ad esempio a me interesserebbe per accedere al mio mainframe, la scheda di emulazione per il 70, tirare giù i dati su un file grosso, dopodiché rientrare nella QXL tutto in automatico con il comando exit di questo shell tipico del DOS e leggere i dati nella QXL, quindi in pratica dare la lista di comandi e farmi tutte le mie belle interfaccine così. Questo sarebbe molto utile. This is useful as like a direct access to the hard disk files. Could be very useful. At the moment you can access only floppy disks, but would be very useful to be able to access also files on the hard disk.
Yeah, Tubby said there was some problem with doing that, but I'll ask him again. Okay. The shell option, have you? Yes, I've written that down. Okay. Yes. Una domanda. Un'eventuale scheda quick sell con basso PCI, eventualmente se decidete che sia economicamente valida per voi, quindi se rispetta le normative CE di un altro anno, quando potrà essere realizzata? Perché io la giudico abbastanza interessante come prospettiva, visto che è il futuro del personal questo. When do you think to be able to release this PCI to yourself? Well, I haven't even decided whether I'm going to do it right. Non ha neanche deciso se farlo bene. I dare not give you any time scale on it. I mean, I haven't decided which one I'm going to do. Non ci dà dei tempi. Non ci dà dei tempi, io però penso l'anno prossimo. Next year. Yeah. Tell them next year. Yeah. Prossimo anno. Right. Ok, se non ci sono altre domande io velocizzerei un attimo gli altri interventi per evitare. Chiamerei Terdina, Daniele Terdina. Right. Okay, thanks. Ok, thank you very much.